L'Overair X1 oppure il nuovo DJI Neo? Beh ragazzi, questo è davvero un bel confronto. Due droni così simili ma anche così diversi. Questi tra le mie mani sono i due selfie drone più chiacchierati sul mercato. Anzi, chiamarli selfie drone ormai è riduttivo. Sono dei vlog drone, pensati per il volo totalmente autonomo. Pensate che possono volare ed eseguire delle funzionalità di volo molto avanzate come l'Active Track, il Follow Me, l'Orbit Mode in totale autonomia, senza controllo diretto tramite radiocomando, che non è presente nella confezione della versione base di nessuno di questi due droni. Scegliete la modalità, lui decolla e fa quello che deve, poi ritorna nella vostra mano. Sono droni pensati per registrare brevi clip video senza dover tirare fuori il radiocomando, senza dover accendere radio, applicazione, connettere, sincronizzare, calibrare bussole, eccetera eccetera. Questi volano in pochi secondi, fanno quello che devono e vi permettono di portare a casa o pubblicare sui social dei bellissimi video senza nessuno sforzo. Ora però due cose prima di dirvi quale di questi due vlog drone è il migliore attualmente sul mercato. La prima è di recuperare le mie recensioni su ognuno di questi due droni. Ve le linko nelle schede per vostra comodità, in modo che possiate avere già un'idea generale delle loro qualità. Seconda cosa, se volete acquistare uno di questi due droni risparmiando, acquistandoli quindi al loro prezzo più basso, potete farlo entrando nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video e anche nelle schede, e cercare DJI Neo oppure Overair X1. Li troverete entrambi magari con qualche buona offerta. Per questa comparativa, di cui state già vedendo le prime clip che ho registrato, ho utilizzato unicamente le loro modalità di volo autonome, quindi il seguimi, il drone mode con il drone che si allontana, l'orbit mode, il drone che gira attorno a noi, l'ascesa. Questo nonostante il DJI Neo sia pilotabile anche con un radiocomando DJI RC-N2 e DJI RC-N3, non venduti nella versione base ma acquistabili separatamente e abbinabili. Magari se avete già un DJI Mini 4 ad esempio in casa, potete utilizzare il suo radiocomando, ma io prendo questi droni per quello che sono, ovvero dei vlog drone. Sarebbe possibile utilizzare anche una Panda originale in pista, ma capite bene che non sarebbe il suo ambiente ideale, e così vale anche per questi due droni che nascono come vlog drone. Lo ripeto per l'ultima volta. Partiamo dalla cosa che state notando subito ragazzi, la qualità dell'immagine. Nonostante il DJI Neo monti un sensore 4K a 30 fps sulla carta superiore rispetto al sensore 2.7K a 30 fps dell'Overair X1, beh, la qualità video di quest'ultimo dell'X1 è chiaramente superiore. Questo perché da una parte il sensore è chiaramente superiore e anche perché l'Overair X1 è sul mercato già da un annetto ed ha avuto quindi modo di evolversi aggiornamento dopo aggiornamento, quindi mi aspetto anche qualche piccolo upgrade nella qualità di registrazione video del piccolo DJI Neo. E parlando di dimensioni, questi due droni da aperti sono praticamente identici, sono grandi uguale. C'è da dire però che l'Overair X1, lo state vedendo, è nettamente più sottile, più basso rispetto al DJI Neo. È come se ciò non bastasse, l'Overair X1 è anche pieghevole e anche in questo caso resta più basso del DJI Neo, e ovviamente una volta chiuso l'X1 è molto più piccolo, quasi la metà del DJI Neo, che purtroppo, e questa è una scelta strana da parte della DJI, che ha reso praticamente quasi ogni suo drone, se non ogni suo drone, pieghevole, tranne quelli super professionali. Lui invece ha i bracci fissi. Un peccato. Intendiamoci ragazzi, questo non è un grosso difetto, sono entrambi droni molto piccoli e leggeri, pesano entrambi meno di 200 grammi. L'Overair X1 con il suo design al libro, i bracci si aprono e chiudono alla massima posizione grazie a delle clip magnetiche, molto intelligente come è stato sviluppato. Comunque una volta richiuso al libro è praticamente un drone tascabile, grande quanto il vostro smartphone, anzi è anche più piccolo. Quindi la sua grande comodità è il potervelo portare in tasca, ed è proprio in questo modo che io lo utilizzo. Me lo porto in tasca e lo uso per registrare delle clip, dei video, delle mie video recensioni, insomma lo uso molto spesso ad esempio per farmi seguire mentre sono in bici, o per provare qualche altro prodotto, o per farmi magari qualche foto con gli amici. È davvero
una grandissima comodità di drone. Il DJI Neo invece resta molto compatto, molto piccolo, è grande quanto la mia mano, però non entra nella vostra tasca e serve quindi una custodia dedicata. Ma torniamo alle clip video, ragazzi, perché ora viene la parte più interessante. Questi due droni, per essere pilotati, non richiedono nessun radiocomando, come vi ho già detto, quindi volano in modo totalmente autonomo grazie alla loro intelligenza artificiale, e l'intelligenza artificiale dell'Overair X1, anche perché, lo ripeto, è in commercio da più tempo, è superiore rispetto a quella del DJI Neo. Lo state vedendo in questo circle mode con il drone che gira attorno a me. L'Overair X1 ha mantenuto per tutta la durata della modalità di volo la traiettoria corretta, o meglio l'altitudine corretta, invece il DJI Neo si è inspiegabilmente abbassato e ci è mancato davvero poco che andasse ad urtare contro un muretto in pietra. E non avendo nessuno di questi due droni dei sensori anticollisione, anche se lui è in grado di evitare gli ostacoli più grossi e ci arriviamo tra un istante, ecco, questo sarebbe stato un bel problema. Entrambi i droni sono dotati di VPU, ovvero un sistema di fotocamera più infrarossi che serve al drone per capire a che altitudine si trova e quindi non scendere e non salire più del dovuto. E in aggiunta a ciò il DJI Neo è dotato anche di GPS integrato, che non è presente invece sull'Overair X1, ma nonostante ciò l'Overair X1 mantiene meglio la posizione in volo. I suoi motori sono leggermente più grandi rispetto a quelli del DJI Neo. DJI Neo che è quindi più rumoroso dell'Overair X1 e riesce a gestire meno il vento più forte. Anche se la situazione non è così drammatica come ho visto in alcuni video in rete. Il DJI Neo, anche con un po' di vento, riesce a fare quel che deve senza particolari problemi, e lo state vedendo anche in questo caso. Ma sfrutto questa clip per farvi notare un'altra piccola criticità del DJI Neo, che magari verrà sistemata con un aggiornamento, lo spero. Di cosa si tratta? Questo drone, a differenza dell'Overair X1 che è più preciso in tutto ciò, non ritorna esattamente sul punto da cui è partito. Tende a tornare qualche centimetro più distante rispetto al punto esatto da cui è partito, e questo potrebbe essere un bel problema se lo fate decollare in modo autonomo, senza radiocomando, senza controllo diretto nemmeno tramite applicazione, magari da una scogliera. State molto attenti o dovrete allungarvi per prenderlo. E ora vi starete chiedendo: ma quindi a che cosa serve il GPS integrato nel DJI Neo che non è presente invece sull'Overair X1? Beh, abbastanza poco in realtà. Su droni come questi, che sono pensati per essere utilizzati massimo ad una decina di metri, il GPS è abbastanza superfluo. Se il drone si allontana un po', vi basta connettervi tramite l'applicazione, accedere ai controlli manuali e farlo tornare da voi. Diciamo che il GPS è una sicurezza in più se utilizzate il DJI Neo con un radiocomando, potendo quindi attivare il ritorno a casa automatico. Ma passiamo ora alla modalità di volo che sicuramente state aspettando tutti quanti di vedere, ovvero l'Active Track, Follow Me o Seguimi, chiamate come volete, insomma il drone che ci segue. È una modalità di volo su cui entrambi i droni puntano tantissimo, ma anche in questo caso c'è chi la fa meglio e c'è chi la fa peggio. Partiamo dall'Overair X1 che si comporta molto bene nella modalità Seguimi, è in grado di seguirci ad una velocità, e ragazzi attenzione, io non vi indico i dati del produttore ma quello che io testo personalmente, comunque riesce a seguirci anche attorno ai 20-25 km orari come state vedendo, quindi niente male per un drone che non è dotato nemmeno di un GPS. Invece il DJI Neo si ferma attorno ai 15-16 km orari, e con si ferma intendo proprio che si ferma, ci perde e non ci segue più. Però una volta che riesce ad inquadrarci di nuovo quando stiamo tornando da lui, comunque riprende il focus su di noi e continua a seguirci, quindi va abbastanza bene, ma potrebbe andare meglio. Questi due droni sono in grado di evitare gli ostacoli? Beh, lo state vedendo in queste clip. L'Overair X1 è in grado di evitare, o meglio aggirare, gli ostacoli più grandi, come ad esempio degli alberi, dei pali della luce, mentre ha grosse difficoltà con i rametti, quindi gli ostacoli più piccoli, ma c'è da dire che anche i droni più avanzati hanno problemi in tal senso, mentre il DJI Neo no, anzi c'è una criticità maggiore
per quanto riguarda l'aggiramento degli ostacoli, dove l'Over Air X1 riesce ad esempio ad aggirare un albero, il DJI Neo invece non lo fa. Se io mi nascondo dietro un albero, lui non lo aggira, o almeno non sono riuscito a farglielo fare, e anzi ci è andato a sbattere per poi andare in retromarcia e sbattere contro delle piante, e quindi il suo primo crash. Anche in questo caso bene, ma non benissimo. Comunque riesce a seguirci decentemente, ma l'Over Air X1 lo fa meglio. E come forse avrete notato, anche la stabilizzazione video, entrambi i droni sono dotati di un gimbal a singolo asse più stabilizzazione digitale, funziona meglio sull'Over Air X1, specialmente a velocità più alte. Sembra quasi che questo drone sia dotato di un gimbal meccanico a 3 assi. Davvero un ottimo lavoro di fino da parte di Over Air. Su entrambi i droni è possibile switchare la modalità di volo autonoma premendo un tasto, questo piccolino sull'Over Air X1, quest'altro tastino invece unico sul DJI Neo. Ma c'è una differenza, infatti l'Over Air X1 ci permette, ad esempio ora siamo nel Circle Mode, di, tenendo premuto il tastino più piccolo, 1,5 m, 2,5 m e così via. Vi sto facendo capire che l'Over Air X1 permette direttamente dal drone, senza perdere tempo con l'applicazione, di modificare alcuni parametri di volo, in questo caso la distanza, il raggio del Circle Mode. Invece sul DJI Neo tutto ciò non è possibile, l'unico tastino serve a switchare la modalità di volo, Circle Mode, e tenendolo premuto semplicemente il drone avvia quella modalità di volo, senza poter modificare le impostazioni di distanza e raggio se non accedendo all'applicazione. E questa, ragazzi, forse potrebbe sembrarvi una piccolezza, ma non lo è, credetemi, specialmente quando volete tirare fuori il drone e volare in pochi secondi. L'Over Air X1, diciamo che è ottimizzato meglio sotto questo aspetto, a differenza del DJI Neo. Per quanto riguarda invece le due applicazioni di questi due droni, una cosa che hanno in comune è che si utilizzano entrambe in verticale. Le modifiche possibili, le personalizzazioni, anzi meglio chiamarle così, per ogni modalità di volo sono più dettagliate, più approfondite sull'Over Air X1 rispetto al concorrente, ma c'è da dire che questo aspetto è migliorato molto nel corso del tempo e degli aggiornamenti. Magari sarà così anche per lui. Per quanto riguarda invece le batterie di questi due droni, il DJI Neo ha un'autonomia di volo superiore, attorno ai 14-15 minuti contro i 10-11 minuti dell'Over Air X1. Questi due droni, nascendo per registrare brevi clip video, permettono di ricaricare le loro batterie magari con una power bank tra un volo e l'altro, ma al netto di ciò il DJI Neo ha più autonomia rispetto al concorrente. Quindi, ragazzi, mentre qui sta facendo buio, le giornate si stanno accorciando, è iniziato che c'era la luce del sole, ma ora sono in penombra, spero che si veda ancora decentemente bene. Considerazioni finali: Over Air X1 e DJI Neo sono due droni simili ma diversi anche nel prezzo. DJI Neo costa 200 euro, anzi 199 euro nella sua versione base, mentre l'Over Air X1 costa poco meno di 400 euro nella sua versione base. Quindi l'Over Air X1 ha qualcosa in più, anche qualcosa più di qualcosa in più, parliamo di un'intelligenza maggiore in volo, più qualità dei video e tutto quel che vi ho mostrato durante questa comparativa, ma il DJI Neo è anche vero che costa la metà, e dal canto suo ha il GPS e la possibilità di essere pilotato con un radiocomando e anche con dei visori FPV. Nonostante, lo ripeto, come vi ho detto anche nella sua recensione, io vi sconsiglio di acquistarlo con questa idea. Ma se intendete acquistare o il DJI Neo o l'Over Air X1, fatelo prendendoli per quello che sono, ovvero dei vlog drone pensati per il volo autonomo. Quindi comprate il DJI Neo se volete spendere il meno possibile, trovarvi tra le mani quello che a mio parere è l'erede spirituale del DJI Tello, e quindi un ottimo drone per volare, sia in caso non abbiate mai volato, ma anche se volete abbinarlo a un altro drone, è un ottimo drone complementare, credetemi, che può essere utilizzato all'evenienza anche con radiocomando e visore. Inoltre c'è l'assistenza DJI, che forse è la migliore in questo campo. Acquistate invece l'Over Air X1 se cercate un drone che sia ancora più compatto e trasportabile rispetto al DJI Neo, che abbia più intelligenza di volo, più modalità di volo, più maggiormente personalizzabili,
la possibilità di evitare anche degli ostacoli e una maggiore qualità di registrazione video. Altra cosa ragazzi che mi stavo dimenticando di aggiungere, il DJI Neo grazie al GPS integrato è in grado di volare anche senza luce ambientale. Invece l'Overair X1, che si basa tutto sulla luce ambientale per inquadrarci, per riprenderci, per fare tutto quello che deve, vola unicamente se c'è della buona luce. Già ora magari ci sarebbe qualche problemino. E questo è tutto ragazzi, mi dispiace essermi dilungato un po' troppo in questa comparativa, ma c'erano tante cose da dire e spero di avervele spiegate e mostrate nel miglior modo possibile. Fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questi due droni, li trovate interessanti, quale avete acquistato, quale intendete acquistare. Vi ricordo che se volete acquistarli al loro prezzo più basso li trovate in offerta nel mio canale Telegram TechBestDeals, linkato qui sotto in descrizione video. Entrateci subito e già che siete qui sotto lasciate anche un bel like per supportarmi, commentate il video, condividetelo e iscrivetevi al canale. Questo è tutto, buon volo a tutti, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao amici miei!